Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Sapori di cucina con Virginia, sapori di cucina con Virginia. Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. E che se è la prima volta, dai un'occhiata alla ricetta, ne troverai alle ricette, ne troverete parecchie, dai dolci, antipasti, primi piatti e secondi. Oggi cosa voglio proporre? Una ricetta semplice, una torta salata, scenografica, buona, croccante. La possiamo utilizzare sia come antipasto, aperitivi o con un ottimo secondo insieme a delle verdure o qualcos'altro. Parlo della pasta fillo. Utilizzerò la pasta fillo che praticamente non viene utilizzata soltanto per fare fritti con verdure o carne, ma bensì possiamo preparare dei cestini, una torta salata e anche per fare dei dolci. Un'altra ricetta, la prossima, proporrò il dolce con la pasta fillo. Seguite la ricetta, se vi piace lasciatemi un commento, condividete. Grazie dal canale di Virginia. Alla prossima ricetta, a presto e soprattutto buone feste pasquali. A presto! Iniziamo con gli ingredienti. Pasta fillo, che poi andiamo ad aprire e utilizzeremo. Del burro che facciamo sciogliere nel microonde un paio di secondi perché l'andremo a spennellare sulla pasta fillo. Si può utilizzare anche l'olio, ma io preferisco il burro, viene più saporito e più croccante. Del formaggio morbido, possiamo usare dal mascarpone che è neutro, dal Philadelphia, quello che avete in casa. Del prosciutto a pezzettini o dei funghi. 1-2 zucchine che faremo saltare in padella. Per decorare utilizzeremo delle roselline fatte con il salmone affumicato e del Gran Turco, delle pannocchie, quelle che si usano per insalata, già predisposti. Della granella di pistacchio. Cominciamo con la ricetta. Contenitori, io utilizzerò questi che sono adatti apposta, ma possiamo usare quelli con la cerniera. Un foglio di carta da forno bagnata, la mettiamo sopra. Una volta stesa la carta forno, per non fare alzare e sollevare, andiamo a prendere un altro contenitore che lo metteremo sopra. Adesso vi mostro come faccio. Tagliamo a tocchetti la zucchina, la faremo a listarelle, né troppo piccole e né troppo grosse, così fino al terminare il tutto. Se non volete utilizzare la zucchina, possiamo utilizzare anche dei funghi champignon. Io opto per la zucchina, che potrebbe diventare anche un piatto completo. Così fino al termine e poi passo in padella. Un filo d'olio. Ho messo le zucchine, ma proprio un filo. Le faccio diventare croccanti, non troppo cotte perché poi continueranno la cottura nel forno. Insaporiamo, volendo possiamo mettere degli aromi. Io aggiungerò solo un po' di mentuccia, ma questo è facoltativo. Aggiunto la mentuccia, come detto è facoltativo, una spolverata di sale, non troppo. Andiamo a girare e togliamo dal fuoco 2 minuti, tempo che diventeranno croccanti. Proseguo. Sono già pronte e lasciamo raffreddare. Nel frattempo andiamo a preparare la pasta fillo nella teglia per infornare direttamente. Per chi si approccia la prima volta alla pasta fillo sono dei fogli sottilissimi. Se la lasciamo ferma la copriamo con un canovaccio per non farla asciugare troppo. Io adesso metto da parte qua la pasta fillo. Ho preso il contenitore, ho messo la carta da forno e vado a prendere il primo foglio di pasta fillo. Cosa faccio? Innanzitutto con il pennello, appena il burro sciolto, vado a dare una spennellata alla carta forno, anche ai laterali. Prendo la carta fillo, l'adagio bene, spennello, non troppo caldo, mi raccomando, il burro. Vedrete che avrete una torta salata sia per antipasto che per aperitivi, super buono e scenografico. Cosa faccio? Invece di tagliarla, aderisco qua al lato, di lato, e giro tutto il bordo. Volendo poi dei fogli li possiamo utilizzare anche per coprirli. Per coprirla io la lascio semplice perché poi sopra, come detto prima, andrò a decorare, a mettere quello che vogliamo. Nel frattempo ho acceso il forno a 150 gradi. Spero che l'inquadratura sia ok, abbastanza. È facile da lavorare, è semplicissimo. Se la provate vedrete che la utilizzerete più sovente. Intanto mi mangio le lettere. Ok. Altra piccola spennellata, sempre di burro, che ho fatto sciogliere nel microonde. Prendiamo un altro foglio e l'adagiamo sopra, facciamo aderire molto bene
e rifacciamo lo stesso lavoro. Spennelliamo bene nei bordi e tutto intorno, così fino al termine. Io farò 3 strati di pasta a filo, quella che rimane la metto da parte, la copro perché la utilizzerò per un'altra ricetta. Fatto, ho messo 3 strati, come potete vedere i bordi sono leggermente piegati e attorcigliati. Facciamo aderire bene i fogli tra uno e l'altro. Adesso cosa vado a fare? La scelta sarebbe mettere su un piatto o un altro contenitore. In questo modo cucina la prima precottura 10 minuti a 150, l'adagio sopra, in modo che non si brucia sopra, e poi termino con altri 3-4 minuti. Metto in forno. I fogli che sono rimasti, che sono più di 3, li ho rigirati e utilizzeremo per altre ricette. Sfornata leggermente dorata al centro, andiamo a bucarellare e metteremo il ripieno per ripassarla un attimo in forno. A questo punto ho aggiunto altri 2 fogli di pasta filo, l'ho modellato, ripiegato come se ci fosse una bordura e vado a farcire. Ho messo il formaggio spalmabile, un pezzo 200 grammi di stracchino, del prosciutto già pronto a dadini, e adesso vado a mettere insieme le zucchine. Metto il tutto e vado a rigirare. Misceliamo bene tutti gli ingredienti da fare amalgamare il tutto, e questo è facoltativo. Io vado ad aggiungere un foglio di gelatina che ho messo leggermente prima in ammollo, un paio di secondi, si fonde tutto bene, rimane compatto, però io la voglio con una consistenza diversa e vado ad aggiungere la gelatina. Lascio così un paio di secondi e metterò sopra la torta. Un po' alla volta, col cucchiaio o una cucchiaia, quello che avete, andiamo a coprirla. Verrà un leggero strato uniforme. Al termine rimettiamo però stavolta all'incontrario il coperchio per evitare che i bordi si brucino, diventano troppo dorati. Dopodiché 5 minuti andiamo a toglierlo per ultimare la cottura in forno a 150 gradi per 6-7 minuti. Ripassiamo con un po' di burro ancora fuso rimasto bene il bordo della pasta a filo, copriamo con il coperchio che c'era rimasto di prima e andiamo a mettere in forno per altri 7-10 minuti, poi controlliamo e togliamo il coperchio. Terminata. A questo punto, lasciata appena intiepidire, andrò a mettere delle granelle di pistacchio tutto intorno. Ho aggiunto anche dei piccoli semi di chia. Ogni morso sarà croccante, gustoso e delizioso. E per terminare, io purtroppo ho preso un salmone dove c'erano solo 2 fettine, vado a tagliare e l'arrotolo con le mani e faccio delle roselline che vado ad applicare sopra. Ovviamente lo facciamo quando è più freddo, la carta l'andrò a togliere dopo. Avremo delle 1000 foglie, una torta veramente da antipasto, squisita, delicata e saporita. Le roselline le possiamo fare più grosse, più piccole, arrotoliamo con le mani e le andiamo a piazzare sopra. 1, 2 che rimangono un po' aperte, un po' tutto intorno, un po' grandi, un po' piccole, come vi vengono, perché alla fine il risultato sarà super squisito e ottimo. Un'altra qua al centro, adesso una. Si può mangiare sia fredda che tiepida, si può preparare un paio di giorni prima. Ovviamente il salmone lo lasciamo in frigo e il salmone lo andremo a mettere come decorazione prima di servire in tavola. Ancora 2. Se quando la sfornate trovate che il formaggio è un po' più morbido, non vi preoccupate, perché tanto si asciugherà da solo. Ricordo che non ci sono uova, assolutamente. Un altro qua, mi sembra di aver decorato, adesso poi farò la foto finale, un po' dappertutto. E un'altra qua al centro. Una piccolina qua. Terminata. Buona, profumata, è un'alternativa per il pranzo delle feste di Pasqua, ma per tutte le feste, oppure come aperitivo e antipasto. Terminata la torta salata, antipasto, aperitivo in pasta a filo. Guardate le foglie tutte unite, ma come le ho aperte,
potete anche metterle tutte insieme e fare un'unica cottura. Consiglio però di fare questo metodo. Il salmone lo mettiamo all'ultimo e con questo vi auguro buon appetito. Se il video, come sempre, ripeto, vi piace, lasciatemi un commento. Un saluto alla prossima ricetta dal canale di Virginia. A presto!